Allora, vediamo di fare una prova su altri accessori che ho ricevuto sempre da parte di Kiji. Io ho il mio Aio 5 Lite, questa è la confezione del mio Aio 5 Play che ho installato sulla moto. Vabbè, diciamo questo che è la protezione dello schermo, questo non mi ricordo più cos'è. Silicone Protective Case, andiamo a vederlo, non me lo ricordavo. Penso sia una sorta di custodia. No, diciamo che è un coperchio a quanto pare, sì, esatto, per cui quando non lo si utilizza è possibile coprirlo direttamente. Andiamo a vedere se è anche compatibile con l'Aio 5 Play che ho installato sulla moto. Allora, qui abbiamo l'Aio 5 Play per BMW, quello che è installato direttamente sul contenitore, e in effetti sì, è perfetto anche per lui. Vedete? C'è un modo come un altro anche per proteggerlo quando non viene utilizzato. È vero che io ho installato, poi vi lascio comunque il video, cioè vi faccio vedere anche l'installazione di quella che è la pellicola protettiva, che effettivamente non altera e non introduce neanche riflessi, però questo, vedete, così è sicuramente carino ed è fatto interamente in silicone, per cui è comunque con il suo bel logo. Vedete, bello spesso, non è un materiale di quelli proprio leggerini, per cui devo dire che ci può stare. Va bene, comunque poi vi metto tutti i link. Vi ricordo sempre che sugli accessori c'è sempre il solito coupon sconto che dovrebbe essere comunque del 20% sugli accessori e sui vari prodotti, ad esclusione, ecco, l'unico che purtroppo ancora oggi non ha, oggi siamo all'inizio di settembre, scusate, perché poi le date sono importanti, su questo prodotto che è l'Aio 5 Play per BMW, ho visto che non c'è ancora un coupon sconto, ce n'era uno ma è scaduto ai primi di settembre, però vorrò sentire se eventualmente sono interessati a riattivarlo, e dava un 10% di sconto, quindi può essere che per il momento, ecco, eventualmente comunque scrivetelo nei commenti, cercherò di capire e vi aggiornerò, diciamo, sul suo coupon. Il mio consiglio è comunque provate il coupon standard, che è quello che si chiama Unboxing Channel Italia, lo trovate sempre in descrizione, perché non ho ben capito quando e se verrà esteso anche all'Aio 5 Play, cosa che ad esempio per l'Aio 5 Lite già oggi il coupon dà diritto al 20% di sconto sia su questo che sugli accessori, per cui dategli un'occhiata, provate perlomeno, il mio consiglio è quello. Comunque stessa cosa vale anche per come si può dire, lo schermo protettivo, quindi il classico vetro plastica, diciamo. Ok, questo tutto sommato non ci interessa più. Allora, vediamo l'installazione della pellicola e cosa cambia. Allora, questo è il Kiji Aio 5 Play che avete visto più e più volte nei miei video, sulla quale non avevo ancora installato una pellicola per come si può dire, antiriflesso di protezione, per cui diciamo che possiamo fare una prova insieme e vedere un attimino se ha un senso oppure no. Allora, per evitare, prima di tutto diamo una bella pulitina. Io ho utilizzato un panno di questi qua in microfibra, niente di particolare, così, giusto perché per levare almeno le impronte lasciate durante l'utilizzo. Qui abbiamo il kit di Kiji, che in realtà è io ho usato il mio, ma in realtà ne viene fornito uno anche dal produttore. E poi abbiamo, allora, qui vediamo cosa c'è all'interno, così. Allora, questo ho visto che ultimamente, cioè in questa fase iniziale, viene regalato insieme all'acquisto del Kiji, quindi del display, però non è detto, che so che comunque viene venduto. Come forse avevo già detto, non è una pellicola morbida, ma in realtà è uno di quei vetri di protezione rigidi, tipo quelli che si utilizzano sugli smartphone, e ha una pellicola di protezione. Adesso facciamo una cosa saggia. Allora, facciamo le cose fatte bene,
abbiamo la spugnetta bagnata. Tenete presente che queste spugnette durano 6 mesi, per cui se non lo utilizzate molto probabilmente all'apertura ve lo troverete completamente asciutto. Questo è purtroppo legato al tipo di liquido che viene messo, che viene utilizzato, che tende comunque ad asciugarsi soprattutto con il caldo, per cui allora, gli diamo una bella lavata, dopodiché lo asciughiamo per bene. Direi che ci siamo, e a questo punto abbiamo la pellicola da togliere, comunque è indicato con il senso, con l'etichetta, scusate, e viene indicato di rimuoverlo prima di applicarlo, per cui lo si toglie, dopodiché lo si applica. Allora, normalmente questo tipo di pellicola non lascia bolle, non lascia segni, per cui tutto sommato non ci dovrebbero essere particolari problemi. Aspettiamo semplicemente che aderisca. Non so se si vede. Bene, direi che allora, a livello di riflessi mi sembra non sia cambiato nulla, nel senso che comunque è una pellicola, è un vetro di protezione che è comunque lucido, non è di tipo, come si può dire, opaco, forse era più indicato. Comunque in ogni caso, vabbè, diciamo che una protezione ci sta, anche perché alle volte utilizzando i guanti, se i guanti non sono particolarmente puliti e tutto, potrebbe comunque rigarsi. Però va bene, in ogni caso è montato. Nei prossimi video vedremo anche come e quale sarà l'effetto e la differenza rispetto magari all'utilizzo senza. Adesso diamo un'occhiata a altre due cose. Partiamo da questo, che è il controllo remoto. Andiamo ad aprirlo perché non li ho ancora aperti, sono qui ormai da più di una settimana, ma non ho proprio avuto tempo. Comunque diamo un'occhiata, apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, questo anche lui funziona sia con l'IO 5 Play che con l'IO 5 Lite, e vediamo, e può essere una buona soluzione per chi non ha il controller sulla moto, e vediamo anche se funzionano tutti e due, però penso che uno sia sostitutivo all'altro. Comunque poi li vediamo montati, iniziamo a vedere innanzitutto come sono. Allora, questo è il controller, non so se riesco a farvelo vedere. Ha una serie di 3 pulsanti, sostanzialmente il rispondi, quindi alza la cornetta, abbassa la cornetta, e poi immagino che siano per lo switch tra le applicazioni e per l'ok, o anzi per l'ok sostanzialmente. Anche lui ha un connettore, vediamo se riesco così a farvelo vedere, USB di tipo C per la ricarica. Non so quanto duri la batteria, poi magari vediamo di capirlo con altre prove. E poi abbiamo il kit di accessori che è giustamente sigillato. Vediamo se sono riuscito ad aprirlo, penso di sì. Ok, dicevo giustamente sigillato perché contiene da un lato la piastra che va installata diciamo sulla moto, poi vediamo anche come fissarla perché non è proprio chiarissimo, e le 2 viti per fissare la piastra dietro al comando remoto. Vediamo di capire giusto così se c'è un qualche esempio su come fissarla, ma non vedo proprio niente. In realtà ecco, vedete, quindi la piastra si fissa in posizione, dopodiché si fissa da qualche parte,
Dopodiché si monta il comando remoto, poi lo proviamo e vediamo se funziona anche lui. Adesso, prima di fare particolari danni, vedo di mettere via viti e accessori, altrimenti quando poi andremo a montarlo sarà bella che è finita, perché le avrò sicuramente perse. Va bene, questo per il momento lo lasciamo qua insieme a questa non ci serve più, e questo mettiamo tutto qui, via. Anche questo lasciamolo parcheggiato un attimo qua, e poi passiamo all'ultimo, che dovrebbe essere, diciamo, quello che richiede meno tempo per l'installazione. Anche questo è sigillato, per cui ok, no. A quanto pare non si è aperto, vediamo se così sì, no, fa niente. Ho capito che devo andare proprio un po' alla brutta. Va bene, allora questi sono i sensori per la misurazione della pressione, diciamo che indicati secondo me per chi ha una moto che non ha questa predisposizione, nel senso che soprattutto nel caso di BMW, dove esiste la possibilità di avere i sensori di pressione già installati sul cerchio, ma per tutte le altre moto in realtà, ecco, dove magari questa predisposizione non c'è, quindi che sia una BMW o che sia di un'altra marca, poco cambia. Però ecco, il controllo della pressione dei pneumatici secondo me è un dato molto importante, nel senso che c'è chi dice che non servono assolutamente a nulla perché basta guardarlo, poi si capisce, si capisce durante la guida, però siccome non siamo tutti, almeno io non mi reputo come si può dire, non mi reputo un Valentino Rossi che probabilmente riesce anche a capire la differenza tra una gomma gonfia o non gonfia. Diciamo che trovo anche molto comodo, e soprattutto una delle cose più comode secondo me è proprio la questione legata a eventuali forature, per cui è vero che se si fora se ne accorge, ma se diciamo, si riesce ad accorgersene prima, secondo me è meglio, nel senso che accorgersene vuol dire che la gomma comunque ha già perso parecchia aria. E non sto parlando di forature dove si taglia il copertone, per cui con le tubeless diventa sostanzialmente una perdita immediata. Io parlo di piccole forature, le classiche, dove comunque ci si accorge che la moto inizia a perdere, ma quando ci se ne accorge si è già magari messi male. Sistemi di questo tipo sono in grado di misurare anche piccole differenze, per cui questo addirittura, se non ricordo male, ha step che sono di 0,01 bar, però anche fosse solo di 0,1 bar, vuol dire che comunque mi accorgo abbastanza velocemente del fatto che uno dei pneumatici perde. Per cui comunque, a parte questo, abbiamo il classico manualettino. Ok, ecco, se unito ad un sistema KG, questi sono della KG per i loro prodotti, esiste anche proprio la possibilità di attivare degli alert, degli alarm, degli avvisi, in modo tale che al diminuire della pressione, oppure se la pressione scende sotto un determinato range piuttosto che sale sopra un determinato range, possa attivare degli avvisi e far sì che direttamente sul cruscotto del navigatore, quindi sul display, mi esca un messaggio di avviso, ed è anche lì secondo me una cosa molto interessante. Questo, ripeto, è valido sia per chi ha l'IO 5 Play collegato ad una moto BMW, piuttosto che l'IO 5, questo è l'IO 5 Play per BMW, ma esiste anche l'IO 5 Play standard, che può essere interfacciato alle BMW tramite un modulo aggiuntivo che si collega al bus delle moto, quindi alle centraline, e legge esattamente come fosse questo, legge tutti i dati, piuttosto che sull'IO 5 Lite, che anche lui può essere comunque montato su BMW attraverso questo modulino aggiuntivo, per cui, ma se invece non avete una BMW, comunque il dispositivo, tutti e tre le versioni, tutte e tre danno comunque la possibilità di gestire dei sensori di pressione esterni. Vediamo come sono fatti. Comunque sto parlando fin troppo. Qui abbiamo una chiave che serve poi per stringere, e abbiamo
Il sensore di pressione, vediamo se riesco a farvelo vedere e poi vediamo anche di capire quanto pesano, perché effettivamente aggiungere dei pesi normalmente può creare un problema, può essere un problema. Vediamo se riesco in qualche modo a metterlo a fuoco, così giusto per darvi un'idea. Ok, allora abbiamo poi il controllado sotto, intanto lo lasciamo lì, e poi abbiamo questo è il sensore di pressione. Esiste quello per la ruota anteriore e quello per la ruota posteriore, sono assolutamente identici. Immagino che sia semplicemente una programmazione per poter dire questo è quello anteriore, questo è quello posteriore, in modo tale che poi sul display compaia effettivamente il messaggio. Adesso non ho capito quale sia uno, quale sia l'altro, comunque non fa niente, adesso poi vediamo di montarli e di vedere anche come funzionano. Questo è sostanzialmente il set, niente di particolare, non c'è nient'altro, c'è questa chiave che serve per stringere il controdado e niente di più, per cui tutto sommato direi che non ci dovrebbero essere particolari problemi. Il controdado poi servirà per, come si dice, penso per bloccarlo in modo tale che non sia così facile rubarlo, tutto qui. Però vediamo, iniziamo a fare un controllo anche sul peso. Allora prendiamo questa bilancia che misura in grammi, per cui diciamo il suo livello di precisione è il grammo. Vediamo il peso, 7, 7, ecco queste penso siano fatte in alluminio perché sono effettivamente molto leggere. Allora diciamo che così giusto per concludere questo video, che è già abbastanza lungo e non voglio diventare pedante, fatemi sapere se volete poi vedere i sensori in prova. Comunque vi lascio il link di tutto quello che avete visto direttamente in descrizione e date un'occhiata, nel senso che secondo me se non avete sensore di pressione possono essere una delle soluzioni migliori e anche più economiche, anche perché non richiedono monitor esterni, diciamo che si basano direttamente sul monitor del vostro KG se già ne avete uno. Stessa cosa anche per quindi ecco, diciamo così perlomeno avere la possibilità di gestire la pressione dei pneumatici, tenerla monitorata. I sensori restituiscono non solo la pressione ma anche la temperatura, per cui anche lì capire se una gomma si sta scaldando troppo vuol dire che c'è qualcosa e può essere comunque un'informazione interessante. Stessa cosa per il controllo remoto, anche qui faremo poi delle prove, eventualmente faremo un video dedicato on the road, nel senso in strada direttamente. E altro accessorio interessante secondo me è la cover. Io volevo stamparne una in 3D, ma come tutte le cose stampate in 3D normalmente sono abbastanza rigide, per cui alla fine questa diventa più comoda. È vero, me l'hanno data e ho il vantaggio di non averla pagata, me l'hanno regalata, però diciamo è uno dei pochi vantaggi dell'avere un canale YouTube e avere voi che guardate i video. Fatemi sapere se vi interessa vedere cosa volete vedere e poi vediamo un attimino di capire anche il discorso coupon. Vedrò di tenere aggiornato un attimino, magari nei commenti vi scriverò se hanno ripristinato un coupon speciale oppure se il coupon è stato, diciamo, attivato come coupon unico per tutti i prodotti. In ogni caso, per il momento grazie, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale. Lo fate in pochissimi perché comunque diciamo che nei miei video ho la fortuna che i video, diciamo, comunque ricevono un bel numero di visualizzazioni, ma alla fine penso che sia il 5-6% provenienti da iscritti e il resto, quindi oltre il 90%, di gente che giustamente non è iscritta. Giustamente perché anch'io tante volte guardo i video e non mi iscrivo, però diciamo, se vi piace l'idea di restare aggiornati sul canale e avere, come si può dire, vedere un attimino le novità, restare aggiornati sotto questo punto di vista, sappiate che ci aiutate a crescere. Grazie di tutto e alla prossima!